Eccolo qua, bel fiorellino di Rubigna. Hi guys, ciao a voi e bentornati sul canale. Fino adesso avete visto tutta una serie di operazioni necessarie alla preparazione del fuoco. Mi sono reso conto di una cosa: io perdo sempre tantissimo tempo nel preparare il fuoco, nel preparare la legna. Oddio, qui c'è da andare a cercarla, quella più o meno secca e meno a terra possibile, perché in questi giorni sta facendo abbastanza umido, le temperature non sono sufficientemente fredde da poter far seccare bene la legna, ed è intrisa l'acqua, anche quella morta in piedi da parecchio tempo. Però tornando al discorso di qui sopra, veramente una volta tagliata la legna e iniziata a sezionare, ci perdo veramente tanto tempo anche nel fare i feather stick, che non sono sempre necessari. Lo faccio più come un allenamento, per il fatto che mi piace tantissimo utilizzare comunque i miei ferri taglienti, i miei coltelli. Poi magari per feather stick ne uso 3 diversi, perché mi porto sempre un sacco di ferraglia, lo sapete, avete imparato a conoscermi.
Ma per me il fuoco rappresenta qualcosa di atavico, qualcosa che è imprescindibile in qualche modo anche dallo stare in bosco. Si tratta anche solo di starsene seduto davanti al fuoco. Ad esempio, anche ieri ero qui, sono stato fino a tarda sera ed ero davanti al fuoco, continuavo a prendere legna, ad alimentarlo, un po' perché comunque iniziava a far freddo, c'era tanta umidità ed era necessario scaldarsi. Però è anche vero che rappresenta un qualcosa di ancestrale per me. Ci metto tanta cura perché il fatto di accenderlo, vedere che man mano cresce e quant'altro mi dà una profonda soddisfazione. Per altri potrebbe essere soltanto qualcosa di utilitaristico, cioè devo mangiare, devo scaldarmi, basta, non me ne frega niente di stare davanti al fuoco. Non è assolutamente così. Io a un certo punto non c'era più luce, non volevo stare con la frontale, stavo facendo, magari dopo lo vedrete se riesco a finirla, una tazzina in betulla, e ero qua davanti al fuoco, basta, ragionavo, pensavo e lo guardavo. Qualcuno disse, non ricordo chi, che il fuoco è la televisione dei boschi. È vero, il suo continuo mutare, il suo continuo in qualche modo muoversi lì, vedere le brace che man mano si consumano, il calore forte della brace ma la sua scarsa irradiazione, aumentare la fiamma per potersi mettere un po' più lontano e irraggiare calore in una zona più ampia. Insomma, è bello, a me piace. Scusate il pippone di 3 minuti. Cioè, riprendiamo, vediamo se riesco ad accenderlo finalmente sto fuoco, giusto per darvi un'idea. Ecco, ma voglio fare un esperimento, voglio provare ad accendere senza la betulla, ma soltanto non con i feather stick, sempre con, credo, non so se questo dovrebbe essere un ramo di quercia secco o comunque del ciliegio selvatico, e vediamo come poter accendere il fuoco. Sarà un'esca un po' troppo rapida probabilmente, quindi ci sarà qualche difficoltà, già me lo aspetto. Io come procedo in queste situazioni? Visto che la legna è parecchio umida, preferisco in inverno fare il castello. In questo caso ho fatto un doppio fondo, nel senso che la legna sotto è abbastanza umida, questa è legna un po' più secca. Poi che cosa succede? C'è un grosso problema, la legna è molto igroscopica soprattutto quando è secca, per cui lì che ho già iniziato a spaccarla in realtà prende subito l'umidità che c'è nell'aria ed è abbastanza pesante. Ho preparato una sorta di esca secondaria che mi dia un pelo più di fiamma, dopo l'esca primaria che è della corteccia di betulla che ho trovato qui in zona, e appena partirà la fiamma metterò qua sopra sti legnetti. Prima qui c'era abbastanza sole, ho iniziato ad asciugare un pelino, ma prendiamo gli strumenti necessari e procediamo con l'accensione. Allora ragazzi, scusate la ripresa un po' grandangolare, ma volevo mostrarvi un po' tutta la scena perché dovrò essere abbastanza rapido. Un attimo che ho dimenticato di mettere vicino un po' di legnetti secchi da appoggiare qua sopra appena parte un po' il tutto. Ok, mettiamoli qui. Allora, ho recuperato un po' di corteccia più o meno secca che mi serve come base. E al suo terriccio qua purtroppo è umida, qui le condizioni sono queste, non c'è un granché da fare. Purtroppo tenderà a spaccarsi, ma mi serve come base. Prendiamo questa linea che sembra abbastanza secca e iniziamo a molti di più.
Proprio vero, il fuoco scalda 3 volte, direi anche 4. Quando cerchi la linea, quando la tagli, quando devi preparare il fuoco e quando devi preparare l'accensione del fuoco. Dici, ma non fai prima con l'accendino? Sì, faccio prima, lo so, ma mi diverto. Faccio sempre un po' di trucioli anche di ferrocerio, in modo che in qualche modo aiutano la combustione. Purtroppo sono pochi i feather stick. Vediamo. Non so se vedete quanto fumo sta sviluppando. Questo è tutto vapore acqueo che pian piano sta evaporando. Insomma, ancora non sono certo che il fuoco terrà, Direi anche la base inizia a prendere. Eccola lì. Bene, forse oggi si mangia allora. Non so se si riesce a vedere, ma appena evaporata quanta umidità c'è sulla legna, una cosa incredibile. Comunque sembra che abbia e che stia prendendo di accendere. Adesso metterò la legna bagnata ad asciugare vicino al fuoco e si continua. A dopo, ragazzi. Guardate lì quanta acqua c'è dentro, anche dei rametti molto sottili. Guardate, è una roba incredibile. Anche lì legna bagnatissima, una roba incredibile. E lì sta asciugando lì per terra. E qui non si riesce a trovare un po' di legna asciutta sti giorni. Oh, ragazzi, ora di preparare la pappa. Taglierino un attimino sbruciacchiato così per pulirlo sul legno. Vediamo che cosa propone lo chef in questa sessione di MasterChef Woods. Oh, oggi cambiamo pasta. Di solito mangio il riso, broccoli e vediamo un po'. Oh, il fuoco dietro continua a friggere perché il fuoco frigge visto che è tutto bagnato, però insomma ha preso sale, olio, posate che non vengono pulite dalla notte dei tempi e il mio solito gavettino in titanio. Mettiamolo via per il momento. Allora, di cosa abbiamo bisogno per questa ricetta? Al di là del broccolo
e l'immancabile peperoncino, questo metto tutto dentro, Facciamo un bel soffritto d'aglio, via, ci portiamo a casa. Dov'è il Piranha versione 1? Eccolo qua. Io non tolgo l'anima dall'aglio, mi piace bello bello saporito, quindi lo farò solo a pezzettini. Eccolo qua. Gavettibus caduto, è ricaduto, eccolo qua, via, olietto, questo non deve mai mancare quando mangio fuori, il mio extravergine d'oliva non deve mai mancare, una generosa quantità, ci piace così. Il resto lo aggiungiamo a crudo. Via. Prima di metterlo a soffriggere taglio un attimo, ostra, mi sono bello macchiato, non fa niente, taglio un po' il broccolo. Solo questa parte qua la facciamo bella piccola piccola, perché anche il gambo del broccolo è buono. Qualcuno direbbe un po' coriaceo, ma se ben tagliato fine. Recuperiamo anche quello. Un attimo che vado a mettere la pentola. Questo diciamo che è veramente un po' secchino. Via. Soffritto pronto. Adesso buttiamo dentro i broccoli. Che profumo, ragazzi! Un filino d'acqua per avviare un po' più rapidamente la cottura. Aperchio e via sul fuoco. Ecco qua il losco intruglio in cottura. Adesso ci vorrà un po', non è come cucinare col gas a casa, però dai, vediamo come sarà. Ah, devo aggiungere il peperoncino, me ne stavo dimenticando. Guardate come sta sobbollendo per bene, guardate, guardate.
Ecco qua, finalmente pronto, filo d'olio a crudo, aggiustiamo di sale e si mangia. E che ve lo dico a fare gli odori, ragazzi. Oh, se questo è mangiare da bosco, io voglio vivere in bosco sempre. Bene, abbiamo fatto un pranzo, ragazzi, era una roba spettacolare. Adesso vedete ancora una bellissima giornata, in realtà qua danno un cambio meteo a partire da domani e intanto oggi ce la godiamo. Ho messo su a fare il caffè, non so se si riesce a vedere perché insomma, eccolo lì. Sono anche un po' tolto vari strati da dosso perché fa caldo, effettivamente fa caldo. Ancora sta influenza che non passa, però già il fatto di stare qua nel bosco è uno spettacolo. Adesso continuiamo la tazzina per il caffè che stavo facendo ieri, che ho iniziato ieri ma non sono riuscito a terminare. Volevo prenderlo già in quella lì, ma sarà per la prossima. A dopo. Ecco, ho allargato il campo, adesso faccio crollare tutto perché sono veramente su un trespolo in questo momento. Sta cadendo tutto, maledizione. Ecco, telefonata, ho dovuto staccare il video, qua è crollato tutto e vabbè, vi faccio vedere un po' di robine che ho appresso. Adesso sono tutte foderate perché sennò va a finire che cippo l'impossibile. Ok, me le fai vedere tutte foderate? Sì, perché sono brutto e cattivo. Sono un orco dei boschi. Poi 2 pietre CC4 e DC4. E la gomma per cancellare, per pulire le pietre. Strop tondo per poter lavorare all'interno degli spoon knife, che adesso vi faccio vedere. Ce ne manca uno all'appello, ce ne manca uno. Eccolo qua, era caduto sotto. Anzi, 2 cose, 2. L'altro spoon che è ricaduto e questo qua. Io come lo uso? Quando faccio delle passate qui sul lato del filo, poi faccio anche alcune passate con lo strop all'interno, in questo modo. Sì, lo so, ancora devo fare i foderi in cuoio, lo so, non ho tempo. Questo qui è un doppio filo della Moragniv, doppia filatura. È comodo quando sono in posizioni strane che devo andare nell'altro senso. Diciamo che non sono tutta sta praticità perché spesso e volentieri i tagli si fanno schiacciando il lato non affilato. Bisogna stare molto attenti perché sono veramente cattivi come sono affilati. Il problema è riaffilarli, che è una grandissima rottura di balle. Altro Mora, sempre doppio filo, anche questo mi ha aiutato parecchio ieri in alcune situazioni in cui dovevo andare nell'altro verso ma non avevo spazio di manovra. Questo qui arriva con il suo fodero, fortunatamente. Poi questo qua è un SK5 mi pare della Beavercraft, bello consumato perché ho provato a riaffilarlo con la levigatrice e insomma mangia via tanto, però diciamo che gli ho dato una bella convessatura, lavora bene, andrebbe ripreso ancora un filino, ma ne ho preso un altro, adesso vi faccio vedere la differenza con quello che vi arriverebbe se dovessi acquistarlo originale. Eccolo qua, anche questi qua arrivano con il loro foderino. Vedete la differenza, io l'ho consumato parecchio affilandolo, poi qua ho fatto in punta un po' una svergolata. Esperienza, ragazzi, esperienza. Alla fine ne ho preso anche un altro, ho detto non si sa mai. Hanno comunque 2 non raggiature ma 2 tipologie di affilatura diversa e quindi vanno bene comunque. Anche questi qua ve li danno con il cosino in pelle. Anche il primo spoon knife, questo qui è della Beavercraft SK3, boh, non mi ricordo onestamente, dovrei controllare sul loro sito, però fate in fretta a vederlo. La bellezza di questi è che hanno il manico lungo, quindi permettono un po' di prese particolari. L'ultimo che ho preso è questo qua, un po' più da carving,
arriva molto affilato, ma io l'ho ripreso, l'ho fatto ancora più a zero. E riprendiamo, scusate, un'interruzione, è passato un amico cacciatore che aveva i cani in addestramento e ci siamo fermati a fare due chiacchiere. Sloyd Knife da intaglio della Beavercraft, un bel acciaio bello resistente, ha una buona tenuta del filo. Dopodiché passiamo alla sezione mora. Questo qua è l'ultimo arrivato, un regalo di un carissimo amico che è venuto a trovarmi, sa che sono anche lui appassionato, siamo appassionati di mora, e insomma ha detto non potevo presentarmi a mani vuote. Questo qua è un coltello lavoro, l'ho usato un po' ieri per fare alcuni tracciamenti qui sul bordo, e pian piano troveremo un utilizzo anche di natura boschiva. Come tutti i mora, ragazzi, sta in mano da Dio. Veniamo al Mora Classic 1.0, veramente piccolo, però è bello cattivo, figa, è uno spettacolo lavorare con questo qua. Ovviamente gli ho tolto il micro bevel, acciaio al carbonio, però Mora ha il vizio di trattarli un po' troppo bassini per i miei gusti. Veniamo al trittico. Questo qua gli ho messo i colori sotto per riconoscerli. L'ultimo entrato è il Mora 122 LC sta per Laminated Carbon, dove sostanzialmente, adesso non riesco a farvelo vedere, il tagliente è all'interno di una sorta di Samai. Ci sono due guancette di acciaio molto più morbido, dovrebbe essere un 420, e all'interno un acciaio carbonioso. Questo qua è quello che dicevo, è arrivato talmente affilato che non ho mai avuto un coltello più affilato di questo, just out of the box. Poi passiamo al Mora 120, piccolino, in carbonio. Poi prenderò la versione laminated carbon anche di questo. Ovviamente è stato affilato e riaffilato più e più volte, sono acciai molto morbidi e con i legni duri diventano un po' un problema. Questo qua invece è il Mora 106, solita ergonomia dei Mora, sono uno spettacolo. Anche questo è stato affilato e riaffilato più e più volte. Adesso gli devo dare una stroppata perché insomma si sente un po' di bavettina sul filo. Purtroppo quando si utilizzano tanto sui legni nostrani e non quelli magari betulla, roba nordica, si è soggetti a questo lavoro qua. Bene, ma io cerco di andare avanti con la mia cuxa o tazzina, insomma, che è meglio. Il nastro, perché ieri mi sono un po' sventrato il dito, ma più che altro facendo leva. Potrei tagliarlo prima, no? Ecco, il fatto di avere la possibilità di fare tagli uscenti, quindi avere il doppio filo, aiuta in queste operazioni. È una cosa che trovo abbastanza comoda in queste situazioni qui, dove avrei poca presa in questo lato qua, almeno per come lavoro io, e riesco a essere più gestibile. Taglietto scappato di mano, andiamo subito a prendere il kit medico. È più il bruciore che altro, mi sono messo la bavettina, avete visto? Come sono un bambino tendo a sporcarmi, che devo iniziare a fare i tagli, quelli verso di me. Vediamo un po' come impostare i tagli.
cosa uso? Usiamo il beaver, va? Se lo trovo, eccolo qua. A sgrossare il manico. Pian piano sto togliendo materiale qua dal manico dove c'erano i segni che ho fatto con la Silky. È lungo il lavoro, ragazzi, mi sa che oggi non riesco a farvela vedere finita perché credo di avere circa un'ora ancora di luce, non di più. Adesso ho cambiato coltello, ho preso il 106, il 120 perché ho bisogno di una lama un po' più corta, lavorare un po' più in posizione avanzata per andare a lavorare sui bordi. Con l'altro coltello ero troppo distante, avrei dovuto tenere la lama troppo all'interno del palmo della mano. Una lama un pelo più lunga, infatti diciamo che questo è più da whittling, come dicono, insomma, per fare tutte quelle figure gnometti e intarsi fatti bene che quelli che sanno lavorare il legno sanno fare. Fino adesso ho avuto modo di usarlo veramente poco. Sta roba. Bene signori, intanto sono costretto a salutarvi, ormai ho ben poca luce, tra un po' devo iniziare a sistemare tutto il macello che di solito metto in giro quando sono a campo, tiro fuori tutto dallo zaino e via. Ho fatto ancora qualche taglio, sto iniziando a scavare qua. Mi spiace di non essere riuscito a farvela vedere completata, però fondamentalmente la forma rimarrà così. Non lo so, vediamo. Mi ispira un po' questa forma, dovrò togliere via un po' ancora tutti questi angoli, scavarla un po' qua sotto e vediamo cosa ne uscirà. Per cui vi ringrazio se avete visto il video fino a qua, se mi avete sopportato. Mi raccomando, qualora vi sia piaciuto mettete un bel like, per chi non lo fosse iscrivetevi
e fatemi sapere la vostra nei commenti sotto. Bye bye guys, ciao a you e al prossimo video.